Cobra Kai è senza ombra di dubbio una delle migliori serie TV del momento. Prodotta ora da Netflix, la serie si è affermata per tutte le stagioni finora pubblicate. Ricalcando le orme della serie di film degli anni 80 Karate Kid, Cobra Kai si è snodata all'interno dell'All Valley dei nostri giorni, ripartendo proprio dai personaggi che avevano segnato gli eventi dei film: Johnny Lawrence, Daniel LaRusso, Terry Silver, John Kreese e tanti altri. Ormai lo sapete, ogni tanto mi piace portare alla luce gli errori che vengono notati qua e là nel corso degli episodi, e anche Cobra Kai ne contiene qualcuno. Devo essere onesto, non sono stati commessi degli errori gravi in Cobra Kai, e soprattutto non ce ne sono troppi, ma qualcuno ce n'è. Ecco quindi 14 errori clamorosamente presenti in Cobra Kai. Errore numero 1. Il calcio all'aria. Nel quinto episodio della prima stagione, poco dopo i primi allenamenti di Miguel assieme al suo sensei Johnny Lawrence, il ragazzo dà prova delle nuove abilità acquisite nella sala mensa della scuola durante una rissa contro dei bulli. Il ragazzo da solo riesce a tenere testa, avendo anche la meglio alla fine del combattimento, alla squadra di Kyler, e gli spettatori della rissa sono eccitati, sbalorditi ed esterrefatti da ciò che stanno vedendo i loro occhi. Alcuni di questi, per documentare l'incredibile avvenimento che stava accadendo, decidono di fare un video della rissa che è esplosa, e questo filmato fa il giro di tutta l'All Valley. Nel video in questione possiamo però notare un errore grossolano. Guardando con maggiore attenzione il calcio che Miguel rifila a un bullo della scuola, possiamo vedere che il personaggio interpretato da Xolo Maridueña non colpisce assolutamente il suo nemico. È chiaro, nelle riprese non è che possono tirarsi dei gran calci in testa, anche con il rischio di causare dei traumi inutili, ma il video in questione è particolarmente clamoroso, in quanto Miguel manca il suo avversario di praticamente 1 metro, e questo errore infatti l'hanno notato in davvero tantissimi. Secondo errore: riparazioni miracolose. Nell'ultimo episodio della seconda stagione, durante la maxi rissa che segnerà per sempre le menti degli alunni e dei genitori dell'All Valley, ci ricorderemo sicuramente di un violento combattimento tra Miguel e Robbie, oltre a quello anche di Tori e Samantha. In questa lotta, ad un certo punto, Miguel darà prova della sua ferocia, della sua potentissima rabbia, sferrando un potente calcio verso Robbie, che prontamente schiva e che si va a schiantare dunque contro una piccola lastra della ringhiera di metallo che sorreggeva il parapetto. Per denotare in modo particolarmente forte la rabbia interiore che Miguel aveva, il pezzo di metallo si spezza in 2. Sicuramente sarà stato un calcio potentissimo, ma a quanto pare non è bastato. Nel cambio di inquadratura successivo vediamo infatti che quella lastra di metallo è ancora intatta, come se Miguel non l'avesse minimamente sfiorata. Un errore che sicuramente non influenza la storia, ma che è sfuggito a registi e addetti ai lavori, ma non agli spettatori. Errore numero 3. Aisha si teletrasporta. Sempre nell'accesa rissa esplosa nella scuola, se da una parte a combattere erano Miguel e Robbie, dall'altra a dare spettacolo erano Samantha e Tori. In una fase del combattimento, prima di cominciare a darsene di santa ragione, le due si trovano nel corridoio della scuola ed iniziano a girare intorno tra di loro. Staranno per iniziare a esibirsi nella capoeira? No, stanno per iniziare a darsene di santa ragione. Un personaggio che però possiamo notare come spettatore di questo girare in tondo di Sam e Tori è Aisha, che è chiaramente nel mezzo, in una posizione centrale, in prima fila, vicino alle due combattenti. Quando le due iniziano a combattere, pochi secondi dopo, Aisha si trova però all'estrema destra del corridoio, davanti a tutti, e inizia a correre verso Sam per placare la rissa. Nell'istante subito dopo, Aisha però appare da una parte completamente opposta rispetto a quella del frame precedente, e la giovane Robinson appare da dietro la folla di ragazze che stava guardando la scena, facendosi largo dal fondo. Anche in questo caso l'errore non va a inficiare la continuità della serie, ed è causato probabilmente da dei tagli fatti in momenti sbagliati o riprese fatte non in modo proprio accurato, e chiaramente è andato a causare questo errore. Quarto errore: Falco sconvolto, o quasi. La grande rissa del finale della seconda stagione ancora non è finita, e neanche gli errori. Nel bel mezzo della concitata rissa, uno dei professori, e direi finalmente, si mette in mezzo per separare i ragazzi che stavano lottando. Sfortunatamente per lui, egli riceve una gomitata sul naso e viene successivamente scaraventato a terra. Come possiamo notare nella scena, quando il professore viene colpito sul volto, Falco è visibilmente sconvolto da ciò che i suoi occhi hanno appena visto. Nonostante
Nonostante ciò, nell'istante successivo, in seguito ad un cambio di inquadratura, lo vediamo fare a botte normalmente come se nulla fosse successo. Siamo sempre lì, i soliti errori. Quinto errore, il glitch dei bicchieri. Nel quinto episodio della quarta stagione, John Kreese e Terry Silver sono a tavola assieme per discutere dei loro affari e dei progetti in ballo. John chiede alla cameriera dell'acqua e del whisky. Terry interrompe John chiedendo la bottiglia di scotch whisky che il capo del locale conserva per le occasioni speciali. E come per magia, in quel momento possiamo notare 2 bicchieri d'acqua già in tavola. Nel cambio di inquadratura successivo, i 2 bicchieri d'acqua non sono però più presenti in scena, magicamente scomparsi, e pochi secondi dopo arriva il cameriere che porta i 2 bicchieri d'acqua che erano però già presenti prima nell'inquadratura. Secondo alcuni studi nel 2035 l'acqua sul pianeta Terra potrebbe finire, ma chissà, magari a questo glitch, a questo trucco di Terry Silver e John Kreese potremo risolvere finalmente questo problema. Sesto errore, o potremmo dire particolarità, la freddofobia di Cobra Kai. Nella terza stagione assistiamo a un salto temporale per Miguel da morente a in allenamento nel giro di poco. È probabile che si sia allenato per 10 mesi da prima del torneo. Qui assistiamo appunto a una sorta di salto temporale di time skip in quanto si passa dall'autunno alla primavera. Fateci caso, in tutto Cobra Kai, che sono 5 stagioni, non c'è neanche una scena in inverno. Come detto, più che un errore, sembrerebbe quasi una curiosità, un dettaglio alquanto strano, ma sembrerebbe quasi che l'incidente di Miguel sia in realtà solo un pretesto per mettere nel mezzo della stagione un salto temporale. Settimo errore, Samantha la taumaturgica. Nel primo episodio della terza stagione, dopo la rissa della scuola, Miguel non è stato l'unico a riportare delle ferite o dei traumi. Infatti, a seguito della rissa con Tori, Samantha ha subito una brutta ferita al braccio dopo che è stata sfergiata con un cinturino borchiato da parte di Tori. All'inizio della terza stagione, Samantha si trova all'interno della sua stanza e mentre si guarda allo specchio, focalizzandosi anche sulla ferita, possiamo notare che inizialmente la ferita è scoperta, tanto che abbiamo modo di vederla. Poi, magicamente, ha una benda nel braccio sinistro. Ma non abbiamo finito qui. Infatti, pochi istanti dopo, possiamo vedere nuovamente la benda, ma sul braccio destro. Non uno, ma ben 2 errori nel giro di pochi istanti. Parlando di errori, veniamo però introdotti nello sponsor di questo video. Spesso molti utenti e molte persone commettono l'errore di non navigare in modo protetto, specialmente quando utilizzano delle reti pubbliche. E come sappiamo, qualche malintenzionato potrebbe carpire queste informazioni, soprattutto quelle sensibili, e farne un uso sbagliato se non fraudolento. Surfshark VPN, lo sponsor di questo video, permette di navigare in modo sicuro mascherando il vostro indirizzo IP e crittografando le vostre informazioni. Con Surfshark puoi usufruire delle offerte dei siti di e-commerce accessibili solo nei siti esteri e, soprattutto, sbloccare facilmente i contenuti delle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney Plus e chi più ne ha più ne metta non disponibili in Italia. O, ancora meglio, accedere al catalogo italiano di queste piattaforme quando vi trovate in viaggio o residenti all'estero. Scegli un server, connettiti e il gioco è fatto. Con la collaborazione di questo video avete la possibilità di accedere a Surfshark VPN e tutti i benefici che appunto questo servizio vi può dare con uno sconto dell'83%. Cliccate nel link in descrizione anche solo a scopo conoscitivo per scoprire tutti i benefici che si possono avere dalla VPN di Surfshark ad un prezzo praticamente irrisorio. Ve lo lascio come detto in descrizione. Ora passiamo al prossimo errore, ovvero l'8º. Karate o ginnastica artistica. Tralasciando il modo grezzo in cui combattono gli attori, che ci sta, visto che sono degli attori appunto, non dei combattenti professionisti, l'errore grave sta nel fatto che diverse tecniche mostrate nel corso degli episodi non c'entrino nulla col karate, né con lo Shotokan, né col karate americano e nemmeno col Kyokushin, come ha fatto notare anche Santo in un commento sotto il video Cobra Kai ha rovinato Karate Kid presente in questo canale. Di questo
questo particolare, nello specifico, ne ha parlato anche lo youtuber americano Jesse Enkamp, combattente di karate, che nel suo video intitolato Cobra Kai Made a Huge Mistake evidenzia gli errori commessi negli stili di combattimento utilizzati nella serie TV. Potete anche andarlo a vedere se siete interessati. Nono errore: glitch del cibo infinito. Nell'ultimo episodio della terza stagione, Amanda LaRusso, Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e Ali Miles stanno parlando assieme in una bella serata pettinata, di gala potremmo dire, mentre a differenza a casa LaRusso si sta scatenando il putiferio. E possiamo vedere le 4 persone adulte mentre sono lì, in piedi, belli eleganti, belli composti, mentre degustano anche qualche cocktail. Mentre Amanda viene inquadrata, possiamo vederla mentre con la mano sinistra tiene il bicchiere del suo martini, mentre con la destra muove ripetutamente il twist, ovvero il bastoncino con le olive. Tra l'altro, in una di queste inquadrature mangia una delle 3 olive. Tuttavia, quando viene inquadrata Ali Miles, la mano destra di Amanda è sotto il bicchiere, nella parte della base, e questo errore lo possiamo notare in ogni cambio di inquadratura. Tra l'altro, l'oliva mangiata sembrerebbe rigenerarsi all'infinito. Non male! Decimo errore: taglio perfetto. Nel sesto episodio della terza stagione, nel flashback del Vietnam di John Kreese, possiamo vedere quando ad un certo punto egli nota il suo superiore mentre si sta addestrando nelle arti marziali con un manichino. Come il resto della maggior parte dei soldati, il giovane John sta indossando una maglietta color verde militare. Tuttavia, pochi istanti dopo, quando il suo superiore stende John, possiamo vedere che il futuro sensei del Cobra Kai stava però indossando una canotta. Le opzioni sono 2: o il comandante è stato così potente, tecnico e preciso da strappare le maniche di John Kreese, proprio strappandogliele via, evidenziando la potenza, la forza del comandante Turner nei confronti soprattutto del suo sottoposto. Oppure, seconda opzione, la più plausibile, ci troviamo nuovamente davanti a un errore. 11° errore: Tori come Naruto. Ma non parliamo di arti marziali. Ritornando alla rissa, quindi al 10° episodio della seconda stagione, l'ultimo episodio pieno zeppo di errori, quando Miguel cade dal parapetto, possiamo vedere Tori nella parte alta delle scale mentre è chinata. Una volta che Miguel sbatte fatalmente la schiena sulle scale, Tori si precipita subito al suo cospetto, o almeno è ciò che intuiamo dal momento che la troviamo subito in piedi di fronte a lui. Dopodiché Robby scappa e vediamo inquadrata nuovamente Tori, che è però ancora nello stesso punto delle scale di 2 scene prima. Questa rissa della scuola è piena di colpi di scena. Tori si può teletrasportare, proprio come Naruto. 12° errore: il bicchiere della vittoria. Nel 9° episodio della seconda stagione, Sam e Tori sono impegnati in un sentitissimo scontro di binge drinking, ovvero chi beve di più vodka dal bicchiere vince. A vincere lo scontro, spoiler, sarà Sam, che una volta bevuto l'ultimo bicchiere lo prende e lo getta tra la folla. Tori non ce la fa, cade mentre Pastinaca cerca di motivarla, e si può vedere Sam che in questa scena tiene nuovamente il suo bicchierino viola di vodka in mano. Probabilmente ci era affezionata e una volta che l'aveva visto gettato si è risentita. Quello era il bicchierino della sua vittoria, o forse il motivo non è questo, e ci troviamo ancora nuovamente davanti a un errore. Passiamo allora al prossimo, al 13°, sì, ce ne sono altri. La tecnica del morto. Nel 10° episodio della terza stagione, proprio mentre Ali Miles, Daniel LaRusso, Amanda LaRusso e Johnny Lawrence si bevevano il loro cocktail con le olive che si rimaterializzavano, succede qualcosa a casa LaRusso, una forte rissa dove appunto i combattenti di tutti i dojo si scontrano lì dentro e se ne danno di santa ragione. Prima del fatidico scontro tra Tori e Samantha, possiamo vedere ad un certo punto nello sfondo Dimitri sul pavimento con alcuni studenti del Cobra Kai. Ma cosa stanno combinando? Guardando questa scena ho l'impressione che questi ragazzi si sarebbero dovuti nascondere e che non sarebbero in nessun modo dovuti apparire nel corso di questa scena, nel corso di questo frame, come sfondo del combattimento. Tra l'altro sono stesi uno sopra l'altro e che quindi appunto non sarebbero dovuti comparire e sono stati ripresi per sbaglio. Forse manco se ne sono accorti in fase di post-produzione. Voi cosa ne pensate? Secondo me questo è un errore.
È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati all'ultimo errore, il 14°, il glitch del cibo infinito, parte 2. Come sappiamo, da poco è uscita la quinta stagione di Cobra Kai. Stagione tra l'altro molto bella, ne ho parlato nella recensione che vi lascio qui nelle schede. E questa stagione, oltre che a portare con sé degli episodi belli, ha portato anche un errore, o almeno ne ho notato solamente uno in questa stagione. Precisamente nell'8° episodio. Quando l'esaminatore americano del torneo Sekai Taikai riceve dei pezzi di cocomero in faccia a seguito di una dimostrazione di un colpo di Samantha, possiamo vederlo mentre si pulisce il volto. Qualcosa però non torna. L'esaminatore infatti si pulisce dai pezzi di cocomero con un tovagliolo sul lato sinistro del volto e infatti possiamo vederlo pulito subito dopo. Cambiando inquadratura lo possiamo rivedere nuovamente sporco, poi pulito e poi di nuovo sporco. Anche in questo caso le opzioni sono sempre le stesse. Due opzioni: o ha in mano l'esaminatore del Sekai Taikai la soluzione per risolvere i problemi del mondo, del cibo, della fame, eccetera eccetera, proprio come Terry Silver e John Kreese, oppure siamo ancora dinanzi a un errore. Ripeto, come avrete notato, sono finiti gli errori. Sono questi 14 e non sono errori gravi, non sono errori che compromettono la storia, non sono degli errori giganteschi come nel Marvel Cinematic Universe, che ci sono buchi di trama enormi. No, qui sono errori tecnici. Tra l'altro all'inizio Cobra Kai era prodotto da YouTube Red, quindi non era neanche di Netflix, anche se, vabbè, le ultime stagioni sì, però comunque, capito, parliamo di una serie che ci sta che abbia qualche errorino tecnico. E comunque, nonostante questo, sapete quanto io ami questa serie TV, quanto mi piaccia, e che chiaramente questi errori non compromettono il mio giudizio che ho verso questa serie TV bellissima. Voi cosa ne pensate di questi errori e di Cobra Kai? E soprattutto, avete notato altri errori in questa serie TV? Se sì, scrivetemene nei commenti, perché potrebbe esserci anche un seguito. Per oggi è tutto, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un mi piace per sostenere il progetto di video di Cobra Kai e di seguirmi su tutti i social. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!